Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cianokit Serbsa, ultimo aggiornamento, 20 luglio 2021. Cos'ha Cianokit? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cianokit durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cianokit? Cianokit ha un farmaco a base del principio attivo idroxocobalamina, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico antidoti. È commercializzato in Italia dall'azienda Serbsa. Cianokit può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Cianokit 5G Polv. Per Soluz. Per Inf. Evunoflac.no +1 Setinf. +1 Dispos. Trasferim. +1 catetere corto. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Serbsa. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo idroxocobalamina. Gruppo terapeutico: antidoti. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: trattamento dell'avvelenamento da cianuro accertato o presunto in tutte le fasce d'età. Cianokit deve essere somministrato insieme ad appropriate misure di decontaminazione e di supporto, vedere paragrafo 4. Posologia. Posologia. Dose iniziale. Adulti. La dose iniziale di Cianokit AD 5G, 200 ml, volume totale di soluzione ricostituita. Popolazione pediatrica: da lattanti ad adolescenti, da 0 a 18 anni, la dose iniziale di Cianokit è di 70 mg/kg di peso corporeo, ma non deve superare i 5 g peso corporeo in chilogrammi. 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dose iniziale in G: 0,35, 0,70, 1,40, 2,10, 2,80, 3,50, 4,20. In ml: 14, 28, 56, 84, 112, 140, 168. Dose successiva. In funzione della gravità dell'avvelenamento e della risposta clinica, vedere paragrafo 4, può essere somministrata una seconda dose. Adulti. La dose successiva di Cianokit AD 5G, 200 ml, volume totale di soluzione ricostituita. Popolazione pediatrica: da lattanti ad adolescenti, da 0 a 18 anni, la dose successiva di Cianokit è di 70 mg/kg di peso corporeo, ma non deve superare i 5 g Dose massima. Adulti. La dose totale massima raccomandata di 10 g Popolazione pediatrica: da lattanti ad adolescenti, da 0 a 18 anni, la dose totale massima raccomandata di 140 mg/kg, ma non deve superare i 10 g Insufficienza renale ed epatica. Sebbene la sicurezza e l'efficacia dell'idrossicobalamina non siano state studiate nell'insufficienza renale ed epatica, Cianokit viene somministrato come terapia d'emergenza soltanto in una situazione acuta pericolosa per la vita e non ha necessario alcun adeguamento delle dose in questi pazienti. Modo di somministrazione. La dose iniziale di Cianokit viene somministrata mediante infusione endovenosa della durata di 15 minuti. La velocità di infusione endovenosa della seconda dose varia tra 15 minuti, per pazienti estremamente instabili, e 2 ore, in funzione delle condizioni del paziente. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni: nessuna. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Il trattamento dell'avvelenamento da cianuro deve prevedere attenzione immediata alla pervietà delle vie aeree, ossigenazione e idratazione adeguate, supporto cardiovascolare e trattamento di attacchi convulsivi. Si raccomanda di valutare adeguate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cianokit durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cianokit durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Gli studi condotti su animali hanno evidenziato effetti teratogeni in seguito a esposizione quotidiana per l'intera durata dell'organogenesi, vedere paragrafo 5. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso dell'idrossicobalamina, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non pertinente.
Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Nell'ambito di studi clinici sono stati esposti a idrossicobalamina complessivamente 347 soggetti. Di questi 347 pazienti, 245 pazienti presentavano una presunta esposizione a cianuro all'epoca, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono state somministrate dosi fino a 15 g senza che siano state riferite reazioni avverse specifiche relative alla dose. Se si verificano casi di sovradosaggio, il trattamento deve essere diretto alla gestione dei sintomi. L'emodialisi può essere efficace in tali circostanze, ma è indicata esclusivamente nel caso di tossicità significativa legata all'idrossicobalamina. Tuttavia, a causa del colore rosso scuro, l'idrossicobalamina può interferire con il funzionamento delle apparecchiature per emodialisi, vedere paragrafo 4.4. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antidoti, codice ATC. V03AD33. Meccanismo d'azione. L'azione dell'idrossicobalamina nel trattamento dell'avvelenamento da cianuro si basa sulla sua capacità di legare strettamente gli ioni cianuro. Ogni molecola di idrossicobalamina, proprietà farmacocinetiche, in seguito a somministrazione endovenosa di cianokit, si verifica un legame significativo con le proteine plasmatiche e i composti fisiologici a basso peso molecolare, per formare vari complessi cobalamina, II, per dati preclinici di sicurezza. In conigli anestetizzati l'idrossicobalamina ha esercitato effetti emodinamici, aumento della pressione sanguigna arteriosa media e della resistenza periferica totale, riduzione della gittata cardiaca, correlati alla sua proprietà di scavenging dell'ossido, elenco degli eccipienti. Acido cloridrico, per regolare il pH. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.